tutti raga, buona domenica e bentornati al solito appuntamento con le news della settimana. Un'altra settimana all'insegna di Star Wars ed in particolare della Star Wars Celebration che si terrà il prossimo weekend in quel di Tokyo. E forse ci siamo, con questa settimana abbiamo chiuso il cerchio quantomeno delle esclusive dedicate all'evento e speriamo che dalla prossima si tornerà a respirare un pochino di normalità almeno e non ci si dedichi solo ed esclusivamente a Star Wars, per quanto personalmente io sono sempre felice se si parla di Star Wars, però capisco che ci sono tanti fan di altro e quindi settimane dedicate solo a quello potrebbero venire a noia. Ma comunque, cominciamo con il primo rilascio di Hot Toys per questa settimana, che non è appunto Star Wars, ma Marvel, con il Spider-Man nella sua black suit tratto da Spider-Man 3. Questo che vedete a schermo sul sito di Hot Toys è la versione deluxe con simbionte, la testa del Venom, il diorama e tutto quanto. Un ottimo rilascio che io non ho preso all'epoca per via delle spese. Ci sono alcune foto in cui è veramente incredibile, solito tessuto, solito materiale per la tuta, purtroppo, solito difetto al collo, che poi bisognerebbe vedere di persona effettivamente com'è. So che qualcuno di voi l'ha preordinato, ragazzi, quindi poi sarei ben felice di sapere che cosa ne pensate quando vi arriva, quando ce l'avete per le mani. Comunque, un pezzo da non farsi scappare se siete fan di Spider-Man come me, io me lo sono fatto scappare. Vedremo se poi rimpiangerò questa cosa oppure no. Andiamo avanti invece con gli annunci di questa settimana, cominciando da quelli che io reputo un pochino meno importanti, soltanto perché ci rosico come una merda, perché questa roba qui è ovviamente esclusiva giapponese. Stiamo parlando di un riciclo che più riciclo non si può, ovvero il buon Anakin Artisan Edition come apprendista Sith, quindi con i classici occhi rossi. Versione Evil Side, Dark Side, come vi pare, comunque parliamo sempre dell'Artisan Anakin, è bellissimo, comunque stiamo parlando sempre dell'Artisan che è stato rilasciato la settimana scorsa, ne abbiamo parlato nel video precedente, quello di domenica scorsa. Qui lo troviamo appunto in questa versione alternativa soltanto per il mercato giapponese e soltanto per la Star Wars Celebration e mi piace un botto. Purtroppo ci sto rosicando tantissimo, ovviamente ripeto è Artisan, quindi capelli innestati, c'è questa basetta che secondo me è una figata, quindi la classica basetta classica, quella che sta uscendo in questo periodo, insomma, quindi circolare con quella sorta di profilo ad ingranaggio per le doll di Star Wars, con questo spettacolo di logo imperiale con questa forma semicircolare che secondo me è una gran figata. Davvero bello, spero di poter avere l'occasione di recuperarne una copia perché davvero è figo, a me almeno piace un sacco. Poi qui c'è tanto anche di Photoshop, secondo me, però comunque non avendo la versione Artisan normale, essendomi fatto scappare questa mi sarebbe proprio piaciuto poterla recuperare. Ragazzi, sto perdendo l'uso della parola, scusate, sono appena tornato dall'Ancona Comics e sono abbastanza cotto. Comunque, disponibile solo per il Giappone, se qualcuno di voi, come al solito, riesce ad averne una copia, che mi faccia sapere. E qui torniamo invece sul classico, finalmente qualcosa che non sia in edizione limitata, ma qualcosa di tangibile per tutti, Cassian Andor. Oh, finalmente un personaggio che potremo tutti andare a collezionare se vogliamo, in compagnia anche del buon K2SO tratto da Andor proprio. Allora, se non mi sbaglio ragazzi, il Cassian Andor è tratto da Rogue One e invece K2SO proprio dalla serie Andor, dalla seconda stagione tra l'altro che dovrebbe uscire a breve. Quindi andiamoci a leggere qualcosina, perché io come al solito sono in blind, mi piace condividere queste cose in tempo reale diciamo con voi. Qui abbiamo un Cassian Andor che viene appunto da Rogue One Star Wars Story, quindi direttamente dal film,
Movie Masterpiece 802, 30 cm e 30 punti di snodo, in uscita l'anno prossimo, secondo o terzo trimestre del 2026, e non ho capito questo gioco di prendere il droid, il K2SO dalla seconda stagione di Andor e invece Cassian da Rogue One. Faranno un altro Cassian anche tratto da Andor stagione 2? Problema di diritti? Non lo so, lo vedremo, ma comunque a me questa doll piace abbastanza. L'head sculpt non mi sembra male, buona la scultura anche dei capelli, mi sembra abbastanza, ovviamente non sono artisan, ma mi sembra una buona scultura come ci ha abituato Hot Toys nell'ultimo periodo. Per il resto, gli stivali non credo che siano in pleather, sembra un bellissimo effetto, ma credo e spero vivamente che siano scolpiti, vedo comunque del pleather nel cinturone e poco altro, se non mi sbaglio, quindi sono abbastanza contento, abbastanza soddisfatto. Mancava un Cassian all'appello delle doll di Star Wars, quindi non posso che veramente esserne felice. So che anche molti di voi fan di Star Wars ed in particolar modo di Andor e di Rogue One saranno felici per questo annuncio. Io purtroppo non ho nulla di Rogue One al momento, quindi devo assolutamente rimediare, quindi Cassian sarà mio. Così come sarà mio anche K2SO, che è una gran figata. Già erano usciti diversi droidi del genere, di cui non ricordo assolutamente il nome, ragazzi, mi scuserete. Quindi anche questa è una sorta di riciclo di Hot Toys, però per quanto mi riguarda è un acquisto obbligato, anche K2SO, tratto, lo ripeto, dalla seconda stagione di Andor. Speriamo almeno di averci acchiappato, di non star dicendo una cavolata. Andor, ok, in season 2 of the series, ok, quindi questo è tratto confermato quindi dalla seconda stagione. Abbiamo le funzioni LED, TV Masterpiece 156, 36 cm, quindi un bel bestione, 30 punti di snodo, e lui uscirà prima fine 2025, inizio del 2026. E a questo punto non vedo l'ora di scoprire quali altri doll la seconda stagione di Andor ci riserverà, con Hot Toys ovviamente. Non è un pezzo chissà quanto elaborato, chissà quanto insomma particolare, ragazzi, ma secondo me comunque è un acquisto obbligato appunto per i fan di Andor e di Star Wars. Poi bisogna vedere sempre come siete abituati a collezionare. Qui vi è la basetta rettangolare, qui torniamo sul vecchio stile per Star Wars, classico supporto, armi in dotazione, abbiamo i due blaster, fucile e pistola, quindi dai, non male. So che molti di voi non si cagheranno di pezza questo K2SO, ma per quanto mi riguarda io devo assolutamente averlo. Adesso lasciamo indietro Hot Toys per tornare un attimo bambini, non lo so come preferite definirvi. Ash Ketchum, sono intanto sul colossodeinerd.com. Ash Ketchum della Present Toys, un altro annuncio che c'è stato questa settimana. Io raga assolutamente devo avere questo Ash Ketchum, so che molti di voi mi prenderanno per il culo, ma per me un Ash in scala 1:6 è praticamente un obbligo. 150 euro, 149, quindi non è un prezzo particolarmente ostico per una replica di Ash. Mi sarebbe piaciuto magari un piccolo Pikachu o un piccolo Pokémon, ma evidentemente non avrebbero potuto farlo. Ovviamente Present Toys, ovviamente senza licenza, come vedete abbiamo il Pokédex, la Pokéball, il cappellino, tutti i vestiti in tessuto che sembrano essere cablati. Insomma, un bel Ash. Adesso toccherà prendermi tutti i Pokémon in scala 1:6, almeno i primi 150, non sto scherzando col cavolo. È alto circa 24 cm, abbiamo appunto vestiti in tessuto, Pokédex, Pokéball, mani intercambiabili, zaino, base magnetica, capito? C, Present Toys. Due teste dettagliate con cappello. Questo raga, io sono fan di Pokémon, 149 euro per una roba del genere. Present Toys ha sempre dimostrato, più o meno sempre dimostrato di saper lavorare, quindi io gli darò una possibilità e questo Ash è già nel cassetto dei preordini. Poi andiamo a vedere sempre sul colossodeinerd.com, un salto veloce.
per vedere quelle che sono le ultime uscite della settimana, una settimana un pochino spoglia, ci sono diverse Beast Kingdom dedicate al mondo DC. Come vedete c'è Darkseid, c'è Superman, Lanterna Verde, Batman, Flash, le Sage Figures di Nail da Dragon Ball e da One Piece, insomma, c'è la grandissima Pamelona della NECA, e quindi fate un salto come sempre sul colossodinerd.com per dare un'occhiata a quelle che sono le ultime release. E detto questo, ragazzi, io dovrei essere tornato nella telecamera normale, insomma, spero di sì, non aver fatto una cazzata. Vi saluto, vi auguro ancora una buona domenica, vi ripeto che con questa settimana finalmente si è andato a chiudere un pochino il cerchio delle esclusive giapponesi. La prossima forse avremo qualcos'altro, ma non solo esclusive del Giappone, perché ci sarà finalmente la Star Wars Celebration e ce la toglieremo dai piedi. Però sappiate che maggio, io sono tutto felice, ma so che molti di voi non lo saranno, sarà un mese dedicato principalmente a Star Wars, almeno nella prima parte, in vista del 4 di maggio, quantomeno, in cui tutte le varie aziende, soprattutto Lego o Toys e quant'altro, tirano fuori dei prodotti proprio dedicati a Star Wars. Io non vedo l'ora perché sono sempre molto curioso, confido in un Jar Jar che ci hanno fatto vedere ormai a ottobre e poi è completamente sparito. Ma vabbè, di questo ne parleremo. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa settimana, di quelli che sono stati gli annunci e il rilascio di Spider-Man 3, anche di Anakin, ragazzi, ricordatelo. E ci vediamo come sempre con i video in settimana e poi con le news domenica. Giovedì, tenetevi pronti, probabilmente si torna in live con il Colosso dei Nerd. Ciao raga, a presto!